Ciao a tutti, oggi in questo video faccio vedere come costruire in casa un cardano per la trasmissione meccanica. Però prima di tutto vediamo cos'è il cardano. Il cardano è quello che trovate semplicemente nelle vostre chiavi a bussola con lo snodo orientabile, in pratica quello che vedete in figura. In pratica diciamo semplicemente che un cardano è in grado di trasferire il moto da due punti non in asse. Allora a questo punto ci chiediamo perché non utilizzare direttamente questi per trasmettere il moto, ma per un semplice motivo, perché purtroppo per come sono fatti non vanno bene in quanto l'asse di rotazione della crociera non è centrato. Vanno benissimo se si devono avvitare o svitare di bulloni, però come vedete nella figura, essendo i centri di rotazione differenti, non allineati, praticamente ruota su due assi e ruotando su due assi non ha un moto uniforme in quanto il centro di rotazione si continua a spostare e questo si traduce in forti vibrazioni e oscillazioni avanti e indietro dei due componenti. A questo punto ho deciso di realizzarne uno in ferro con i profili commerciali che trovate comunemente in ferramenta o al brico o in qualsiasi altro centro che vende metalli. Come vedete in figura, l'anteprima, in questo caso i centri, gli assi di rotazione coincidono perfettamente con il centro del cardano, il moto è molto uniforme ed sarà quindi adatto a trasmettere il moto. Ecco, qui vedete il risultato finale, come si può notare anche facendolo girare con un trapano, il moto è piuttosto uniforme e non abbiamo oscillazioni. Ma partiamo ora a realizzare la parte centrale, cioè la crociera. Per fare questo utilizzeremo un dado esagonale M20 che è abbastanza grande e si riesce quindi a lavorare in modo molto facile. Per fare questo quindi faremo 4 fori perpendicolari sui lati del dado. Come vedete in figura il risultato sarà questo. Una volta fatti questi 4 fori taglieremo un cilindretto che faremo completamente passare all'interno del dado e altre due metà che uniremo all'interno del dado stesso. Per tenere tutto in posizione daremo qualche punto di saldatura. Io ho utilizzato la saldatura a elettrodo, però se avete una MIG tanto meglio. A questo punto occorre realizzare le estensioni degli assi di rotazione. Per fare questo utilizziamo delle piastre laterali fatte con un trafilato commerciale 25x5 di spessore e le tagliamo in misura e poi andremo a forarle nella parte superiore e quindi arrotondarle con la mola. Una volta fatto questo, componiamo quello che sarà poi il nostro cardano finito, ovvero ne mettiamo due per parte e le saldiamo con una terza piastrina, ognuna sulla sua estremità. Se ci dovesse essere un po' di gioco tra le estensioni, andiamo a compensare con delle rondelle. Come vedete in figura, la realizzazione è abbastanza facile. Vediamo poi che le estremità degli assi di rotazione saranno lunghe, quindi andremo a tagliarle con un seghetto a mano o con una smerigliatrice. Alla fine il nostro risultato finale sarà questo. Io poi l'ho passato con la smerigliatrice, con il disco ramato, in modo da dargli una piccola lucidata ed il risultato che vedete appunto è questo. A questo punto mancano i fori per gli assi di rotazione. Mettiamo quindi in morsa tutto il nostro cardano, segnando bene i centri che coincidano con il centro della crociera stessa e iniziamo a forare. Una volta effettuata la foratura andremo ad avvitare, nel mio caso ho utilizzato delle barre filettate con dei dadi esagonali, ma se volete potete anche saldare due alberi lisci in metallo.
Comunque nel mio caso ho deciso di mettere delle barre filettate perché poi non è ancora finito, ma servirà l'ultimo trattamento per indurire il metallo e renderlo così più resistente all'utilizzo come blocco di trasmissione. A questo punto andremo a fare l'ultimo processo, ovvero la temperatura, in modo da irrigidire tutta la struttura. Per fare la temperatura il pezzo va scaldato a una temperatura molto elevata, utilizzeremo quindi una fiamma a butano. Una volta che il pezzo sarà rovente, lo andremo a immergere in acqua fredda e questo ci permetterà di creare una superficie molto più dura rispetto al ferro che abbiamo utilizzato. Quindi come vediamo lo scaldiamo per un po' di tempo finché il metallo diventa quasi rosso. Quando avremo fatto questa operazione di scaldatura lo andremo appunto a immergere nella bacinella di acqua fredda. State bene attenti a fare questa operazione perché il rischio di scottarsi, e specialmente quando viene immerso nell'acqua fredda, ci potrebbero essere degli schizzi di acqua rovente. L'ultima fase per proteggerlo dagli ambienti esterni è la verniciatura. Non è obbligatoria, quindi se volete fatela, se no va bene comunque. Nel mio caso io l'ho fatta e ho utilizzato della vernice spray nera. Sono andato a verniciare il tutto e questo è il risultato finale. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.